Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024. Abbiamo la carta dell'imperatrice. Di solito è una bella carta, ragazzi, parla di crescita, di espansione, di abbondanza, di creazione, quindi può anche essere un momento, diciamo, dedicato al creare un qualche tipo di progetto, magari con la vostra persona di interesse, piuttosto che un figlio per qualcuno, perché è una carta che parla anche di maternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che parla sui chakra, su che cosa sono, come funzionano. Insomma, è un'infarinatura generale. Bene, comunque voi guardate sempre in descrizione, lì metto sempre i link che potrebbero interessare su corsi, sulle previsioni e via dicendo. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile per quest'autunno, ragazzi. Partiamo con un cavaliere di spade, abbiamo la forza, un 4 di bastoni, un 10 di bastoni, un re di spade e un asso di bastoni. Allora adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi ci saranno dei messaggi spot così, diciamo sparsi, e dopo farò le varie casistiche amore, lavoro, economia e via dicendo. Partiamo da questo cavaliere di spade, ragazzi. Vedendo le carte un po' così, sinceramente, ho come la sensazione che perdiate un po' di grinta, ma non è negativa, perché si va verso un 4 di bastoni, si va verso una sorta di pace interna. Però andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo, ok, 3 di spade per il cavaliere di spade. 9 di bastoni, 8 di bastoni, papa e amanti. E scusate, 2 di coppe. Allora, qui secondo me c'è un tema ancora aperto, che se siete single è una roba vostra, come una sofferenza ancora vostra, se siete in coppia in una relazione c'è un qualche tipo di sofferenza che diciamo ancora si sente durante quest'autunno e credo che qui per ritrovare un pochettino come questa armonia ci sia da mediare la situazione, da migliorare la comunicazione, a comunicare anche le proprie paure, magari al partner o a chi ci sta vicino. Andiamo a vedere la carta della forza. Abbiamo di nuovo la forza, giustamente. È come se mancasse grinta, se mancasse forza. E qui abbiamo di nuovo un cavaliere di spade, che è interessante. Come le energie si ripetono. Secondo me c'è un tema qui che si tratta, che c'è bisogno insomma di... A me viene da dire lasciare indietro. In realtà non vedo
carte di allontanamento, di separazione o cose di questo genere, però essendoci un 8 di bastoni è come se ci fosse da comunicare, da dialogare, e poi c'è anche un papa che è la carta del mediatore, un 2 di coppe che è una carta che mi dice che c'è bisogno di trovare un punto di incontro. Ehm, quindi vi dirò, secondo me è un tema all'interno di una situazione, all'interno di una relazione. Poi se siete single si tratta di ehm, elaborare quello che ancora vi fa soffrire, che vi fa reagire, rimanendo troppo probabilmente sulla difensiva. Qui c'è bisogno di creare una mediazione attraverso la comunicazione tra voi e il mondo esterno, o voi e l'altro sesso. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Perché il 4 di bastoni in realtà è una carta che parla di qualcuno che finalmente ha trovato tutto quello che cercava. Qui abbiamo un fante di bastoni e un 5 di pentacoli. Io credo che si tratti anche di un lavoro sull'amor proprio, perché il 5 di pentacoli al contrario, affiancato soprattutto da un cavaliere da un fante di bastoni, mi dice che state un attimino tirando i remi in barca, state cercando di primo godervi di più forse quello che avete, lasciando un po' stare i vecchi obiettivi, se vogliamo. Dall'altro lato sento come una maggiore vista verso se stessi, verso quello che si ha già, ok? E comunque sento come se ci fosse una maggior indipendenza alla fine del periodo. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. 5 di coppe, 6 di bastoni e 3 di pentacoli. E che io ho come la sensazione, ragazzi, che mano a mano lavorerete sull'amor proprio, mano a mano diventerete madri di voi stessi, uomini o donne che siate, non importa, più riuscirete a essere comprensivi con voi, compassionevoli con voi, più riuscirete a perdonarvi, più riuscirete a rincuorarvi, ok? Perché qui la forza parla anche di forza morale, più secondo me piano piano tutto quello che poteva essere rappresentato dal tre di spade verrà lasciato indietro. È come se ci fosse, ripeto, un maggiore amor proprio in questo periodo, è come se vi rendeste conto di quello che realmente avete eh, e iniziaste a goderne appieno. Perché poi qui abbiamo un bellissimo re di spade e secondo me qui sono delle regole mentali che voi avete e che creano questa sorta di disagio. Andiamo a vederlo il re di spade, però poi finiamo con un asso di bastoni, quindi vedo come nuovi inizi, un nuovo entusiasmo, come se ci fosse una sorta di perdita di entusiasmo all'inizio del periodo che viene poi recuperata nel corso del periodo, ehm, grazie al fatto che lavorando su voi stessi acquisirete maggiore sicurezza e inizierete a lasciarvi andare dei pesi, delle responsabilità che non vi competono, che non sono vostri. E perché riuscirete a lasciarveli indietro? Perché acquisendo maggior amor proprio sarete in grado di dire questa non è una mia responsabilità. Invece di, perché qui abbiamo la carta che mi parla del sentimento, del senso di colpa, e qui abbiamo la carta che mi parla delle responsabilità. Non si tratta più di capire di chi è la colpa di qualche cosa, se va o se non va, il punto è di chi è la responsabilità, ok? Perché cambia la questione, ragazzi, cambia. Io mi sento colpevole perché non dedico tempo ad aiutare una persona, però poi a un certo punto mi dico di chi è la responsabilità di questa cosa, di questa persona o mia? Di questa persona. Perché io mi sento in colpa perché non l'aiuto? Ok? Quindi cambia poi il panorama. E qui con questo re di spade che è spiegato da una regina di bastoni, un 7 di pentacoli, un 9 di pentacoli, di nuovo il 9 di pentacoli ha un po' la stessa energia di indipendenza, intraprendenza, anche se vogliamo di egocentrismo del fante di bastoni. Si tratta di trovare la propria indipendenza con pazienza, con pazienza. Andiamo a vedere l'asso. Abbiamo un 4 di coppe e la morte. Qui sento come se andrete a cogliere un qualche tipo di occasione o farete in modo di creare una specie di occasione. Per qualcuno è ok, c'è bisogno di incontrarsi, c'è bisogno
di trovare un accordo comune, che può essere anche a livello lavorativo, ragazzi, non necessariamente a livello romantico, però c'è come un nuovo inizio, un'azione che andrete a fare, un movimento che secondo me segnerà il prima e il dopo. È come, ok, l'occasione non c'è, non la vedo e io la creo. Ed è in tema con l'imperatrice. Vi dicevo prima che è ora di creare qualche cosa e sento che in questa stagione potrebbe proprio essere la creazione di un bambino, di un nuovo progetto. Non vedo viaggi per voi, ragazzi. Comunque, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore e da chi è single. Mm. Qui sento come se ci fosse ancora della roba in ballo vecchia che vi fa essere un po' insicuri per quello che riguarda le conoscenze future. Vi dirò, potrebbero essere due le conoscenze. Una avverrà diciamo nella prima metà del periodo, la seconda verso la fine del periodo, ma io ho come la sensazione che sarà solo una delle due. Vi faccio uno spoiler, ma datemi conferma, la seconda persona che conoscerete, che vi ispirerà un po' di più. Però anche qui sarebbe interessante che riascoltaste la lettura verso novembre, anche se siete soprattutto della seconda o terza decade, proprio per vedere se risuona di più. Ok, c'è comunque questa persona che potrebbe entrare e insomma potrebbe, vi dico, risvegliare gli animi. Alla fine c'è un bell'asso di bastoni, quindi si prospetta una grande attività di tutti i tipi. Se siete in una relazione, ragazzi, io qui ho la sensazione che si possa finalmente fare il passo in avanti per sposarsi se ci si vuole sposare, per andare a convivere se si vuole andare a convivere o per mettere su famiglia se si è già in una relazione stabile da tempo. Le basi ci sono. Diciamo che io qui ho come la sensazione che è come per far entrare qualche cosa di nuovo bisogna lasciare indietro qualche cosa di vecchio. Ok? E qui perché finiamo anche con la morte, ci deve essere una sorta di rigenerazione per dare il passo a questo asso di bastoni, o magari è proprio questa azione che darà origine alla morte di qualche cosa di vecchio nel momento in cui voi agite. Ehm, Però ecco, sento che comunque è come se ci fosse un buon terreno per creare dei nuovi progetti, per fare il passo successivo all'interno della relazione. Se siete in una relazione più o meno, non so se sì o no, ehm, mm, allora, ho come la sensazione, in realtà ho la sensazione che dobbiate trovare un punto di incontro, un qualche cosa che vada bene a tutti e due. Da un lato sento che voi non osate neanche tanto perché è come se foste in una sorta di cappa protettiva e non aveste tutta questa voglia di osare di nuovo, perché comunque iniziamo con un 3 di spade, c'è già una sofferenza in atto e qui, anche se al contrario, però c'è un 5 di pentacoli, c'è un 5 di coppe. Quindi insomma c'è un qualche cosa nell'aria che un po' pesa ed è come se fosse ora di risolverlo, ma ho come la sensazione che come lo intendete voi, cioè magari con una sana chiacchiera e quelle cose lì, non otterrete molto. Dovrete fare qualcosa di più concreto, dovrete fare un'azione di tipo concreta. Non vedo ultimatum, però è il fatto di agire che darà il passo a questo cambio. Qui c'è qualche questione rispetto di nuovo alla responsabilità, al senso di colpa, al riconoscimento a quanto effettivamente è vostro valore
Cioè, ho come l'idea che dobbiate un po' puntare i piedi nei confronti di questa persona e dire: senti, questo è quello che valgo, io lo vedo e se tu non lo vedi, prenditi gli occhiali, insomma. Però tutto sommato, ragazzi, devo dire che è come se ci fosse un nuovo inizio, quindi qualsiasi sia il tipo di relazione che state affrontando, c'è come un passo successivo. Se prima non si riuscivano a trovare delle comunicazioni, degli incontri favorevoli come dei punti di incontro, ehm, credo che qua finalmente prendiate come una decisione. L'asso di bastoni parla di una passione, della scintilla, parla dell'energia vitale, è un po' anche il simbolo della Kundalini per me. Io lo sento un po' così perché è legato al fuoco, no? All'atto sessuale proprio anche, che è uno dei modi in cui si risveglia la Kundalini. Ho come l'idea che perché effettivamente avete anche la regina di bastoni, avete il 9 di pentacoli, io ho come l'idea che ci sia la necessità di sviluppare un po' la femminilità o la sensualità all'interno di questa relazione ni, come se ci fosse bisogno di più passione. Va bene, passiamo al lavoro. Allora, per quello che riguarda il lavoro, devo dire ragazzi che lavoro non mancherà, potrebbero anche esserci nuovi progetti in vista. Devo dire che il lavoro sarà talmente tanto che molte persone dovranno rifiutarne, soprattutto se siete autonomi. Adesso andiamo per gradi. Partiamo dai disoccupati. Allora, terminiamo con un asso di bastoni, ragazzi. Qui sicuramente vi muoverete, diciamo in modo diverso rispetto a come avete fatto prima per cercare lavoro. C'è come una rinascita. Potrebbe essere buono per voi, diciamo come settore, sia settore in mezzo alla natura, all'aria aperta, potrebbe essere a contatto con gli animali, ehm, potrebbe essere qualche lavoro, come vi posso vabbè, sì, gli animali lo sento tanto, sinceramente. E potrebbe essere qualche lavoro inerente al riciclaggio. Questa può essere un'idea, anche se siete autonomi e dovete reimpostare l'azienda, per esempio, perché il prodotto che avete fatto fino adesso magari non vi fa guadagnare più tanto come prima e quindi volete fare una sorta di restyling produttivo. Il riciclaggio sento che potrebbe avere, diciamo, un buon mercato in questo periodo, potrebbe essere una buona strada. Se siete dipendenti, ragazzi, qui ho come la sensazione che potreste essere riconosciuti per quello per cui fino ad adesso non lo siete stati. E anche per voi inizia un nuovo periodo. Più indipendente, più soddisfacente, è come se vi ritornasse la grinta che avete perso cammin facendo. Se siete autonomi, io qua vi dico ragazzi, potreste dover ehm, rifiutare qualche tipo di lavoro. Magari perché sono quei lavori più piccoli che vi danno più danno che guadagno, magari perché veramente sono lavori dove ci sono troppe scartoffie da fare, non ve la sentite, però sento che il lavoro non mancherà e che qualcuno sarà nella necessità di proprio rifiutare clienti piuttosto che collaborazioni. Ma le collaborazioni no, ce le vedo ancora dentro, però i clienti è come se iniziasse a lavorare a cose più grosse e quindi i clienti più piccoli magari non avesse più tanto tempo di farli, per cui vi toccherà rinunciare a qualcuno di loro. Per quello che riguarda la parte economica, ragazzi, vi sento molto molto bene, soprattutto se avete già fatto degli investimenti passivi. Sento che in questo autunno inizierete a vedere dei risultati. Potenzialmente avete le cose sott'occhio, non vedo perdite, nonostante ci sia quel 5 di pentacoli. Non lo posso ritenere così importante da
da darmi una perdita finanziaria, anzi, vedo che è più quello che entra che quello che esce, ma perché sarete bravi a gestirlo. Sento che nell'autunno diventerete bravi a gestire l'economia, a gestire il denaro, a gestire le responsabilità proprio. Per quello che riguarda degli eventuali progetti, se ne avete, qui siete in fase di creazione. Sento che le carte vi vogliono un po' raccomandare di godervi il viaggio. Ora, l'imperatrice parla della maternità e per gestare un figlio ci vogliono 9 mesi. Scusate. Quindi ho come la sensazione che vi dicano prendetevi un tempo per gestare questo progetto perché può sembrare in equilibrio, ma ha delle carenze che voi non riuscite a vedere perché non riuscite a mettervi nei panni o dell'altro, se è un collaboratore, o dei clienti, se per esempio il progetto è un nuovo prodotto, insomma, manca qualche pezzo. Quindi mm, siete working in progress. Diciamo che vi vedo lavorare su questo progetto, ma ancora si può migliorare. Per quello che riguarda la famiglia, vi dico ragazzi che ci potrebbe essere qualche lieta novella, qualche parente potrebbe magari ehm, sposarsi piuttosto che darvi una notizia di una gravidanza, piuttosto che laurearsi. Insomma, vedo come il compimento di un risultato da parte di una persona vicina a voi. Mm? Va bene. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Abbiamo l'eremita, ne pesco ancora una, non so perché ma mi è venuto da pescarne due. Eremita, abbondanza e il creatore. È come se attraverso un viaggio interno riuscisse a trovare l'abbondanza nel creare. Sono due re, re di denari e re di bastoni. È come se vi dicessero la solitudine, l'auto-introspezione, l'autoanalisi, l'autoconoscenza vi porta a diventare dei re, a diventare padroni dei re, dei maghi della materia. Perché qui è energia e qui è materia. Li sento molto in affinità con questa imperatrice. Anche l'imperatrice è una carta di potere materiale, potere economico. Vi dico, la parte economica è quella che sta meglio, secondo me, in questo autunno. Poi mi farete sapere voi nei commenti. Andiamo a vedere un ultimo messaggio, una meditazione di Findorn. Ok. Pensate il tutto, siate il tutto, manifestate la completezza nella vostra vita. Per essere creature complete dovete conoscere voi stessi. Sappiate chi siete, dove state andando e cosa state facendo. Poi continuate fiduciosi e vivete una vita piena, splendida e completa. Non dubitate mai di voi, della vostra capacità d'essere completi, perché a seconda di come pensate, causate gli eventi. Co-creare. Causate solo il meglio, unità, completezza e amore. Bene, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà scrivermi una mail e io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro.
Se invece preferite andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Nel caso siate curiosi di vedere i temi trattati, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e i titoli si vedono, sono visibili. Sono temi di metafisica fondamentalmente mischiati un po' con tutto quello che io ho imparato in più di 25 anni di studi, ed è come un aiuto del proprio percorso personale che lavora su mente, corpo e spirito, quindi sui 3 livelli. Mm. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!